Buongiorno, siamo qui all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per rivolgere alcune domande al professor Ruggero Eugeni, ordinario di semiotica dei media, a proposito del ruolo dell'immagine in ambito tecnico. La prima domanda che vorrei porle, professore, è la seguente. La semiotica dell'immagine è un campo di studi abbastanza specializzato e forse anche poco noto ai non addetti ai lavori. Tuttavia oggi siamo subissati da immagini in ogni dove, al punto che Régis Debray aveva definito il nostro tempo un'era del visivo, nelle sue parole una videosfera. Alla luce di queste considerazioni raccomanderebbe lo studio dell'immagine anche a quegli ambiti formativi apparentemente lontani dall'approccio visuale? Sì, senz'altro. L'immagine è uno strumento fondamentale oggi non soltanto di comunicazione, ma soprattutto direi uno strumento fondamentale di pensiero, ovvero fa parte di quella attrezzatura di cui noi ci serviamo costantemente per dare un senso al mondo, per dare un senso alle nostre azioni, alle nostre pratiche, per dare un senso in fondo anche ai nostri pensieri. E di questo si occupa la semiotica. La semiotica è la scienza della significazione che studia appunto in che modo da alcuni artefatti, da alcuni manufatti come sono le immagini, possano sorgere forme di comprensione, di interpretazione, di senso e quindi anche di pensiero. Senz'altro studiare questi meccanismi è utile, è molto importante. Io penso, e magari ci torneremo, che questo agire con l'immagine e sull'immagine che noi attuiamo in maniera inconsapevole tutti i giorni richieda un movimento riflessivo, ed ecco che nasce da qui il progetto di una semiotica non tanto dell'immagine, ma una semiotica dell'esperienza che noi facciamo dell'immagine e delle esperienze che noi facciamo con le immagini. Una seconda domanda che vorrei porle riguarda le difficoltà ad introdurre il tema della formazione in ambito dell'immagine. Dico spesso ai miei studenti che uno dei principali deterrenti ad uno studio approfondito dell'immagine consiste proprio nella sua apparente immediata evidenza. Il solo fatto di vedere è considerato quasi sostitutivo del conoscere. Al proposito, Bruno Zevi con grande lucidità paragonava i lunghi tempi dedicati allo studio di opere letterarie, nel caso della Divina Commedia addirittura 3 anni, al confronto invece con i brevissimi tempi di approfondimento di capolavori dell'architettura, quali ad esempio la Basilica di San Pietro, cui normalmente si dedicano pochi minuti sia in occasione di una visita che di una spiegazione. Allora, alla luce di questo, possiamo pensare di poterci totalmente esimere da compiti di alfabetizzazione visuale, considerato questo contesto, questo stato di cose? Senz'altro no, è importante lavorare sulla comprensione, sui meccanismi di comprensione dell'immagine. Ricordo che nella tradizione occidentale sull'immagine pesano alcune azioni di discredito, diciamo così, come quella antica platonica, che però ha lavorato a lungo all'interno della cultura occidentale nel considerare la conoscenza delle immagini come una forma di conoscenza secondaria. Anche le rivalutazioni più recenti, come quelle fenomenologiche, lavorano sull'idea che vi sia un'esperienza in qualche modo immediata, per quanto poi da approfondire riflessivamente, dell'immagine. A mio avviso risultano più interessanti 2 altri filoni di comprensione culturale dell'immagine. Da un lato, l'immagine è apparsa in alcuni momenti della riflessione occidentale, soprattutto nel Medioevo, in quanto uno strumento di presenza efficace ed effettiva. Lo ricorda anche Régis Debray, di cui parlavamo prima. L'idea cioè che le immagini fossero realmente portatrici di presenza. Per esempio le immagini sacre erano immagini che sostituivano delle forme di presenza. Su questo sappiamo c'è un dibattito molto ampio, molto lungo, che anche la filosofia dell'immagine recente ha recuperato, per esempio con Georges Didier Huberman. Un secondo filone è proprio quello della semiotica, ovvero il filone interpretativo. La mossa interessante che la semiotica
ha svolto nel corso degli ultimi 20 anni, 30 anni circa, è quella di applicare gli strumenti dell'interpretazione all'immagine e dunque considerare una immagine un testo o un discorso che in quanto tale può e deve essere scomposto nelle sue componenti e indagato in tutti quei meccanismi culturali che ne hanno guidato e in alcuni casi ne guidano ancora la comprensione, l'interpretazione e dunque la costruzione del senso di cui parlavamo prima. Vorrei adesso approfondire un attimo il tema dell'immagine come testo. Fin dagli antichi graffiti l'immagine ha avuto un rapporto speciale con l'arte, soprattutto per la sua capacità di rappresentare per somiglianza, quindi in chiave analogica, gli eventi e le figure del mondo. Ma fin da Cartesio, almeno fin da Cartesio in avanti, essa ha anche ufficializzato alla fine i suoi profondi sodalizi col mondo scientifico, quindi venendo a contatto con una modalità espressiva forse più astratta, capace di esprimere significati anche più profondi, il non visibile. Considerando la maniera in cui la tecnica utilizza queste due facce dell'immagine, così mirabilmente espressa ad esempio nel lavoro di Leonardo da Vinci, possiamo considerare questa duplicità potenziale, appunto, connaturata all'immagine, come una risorsa aggiuntiva nella formazione e nella ricerca in ambito tecnico, che in fondo si colloca un po' in mezzo fra scienza e arte? Senz'altro, sono d'accordo su questa affermazione. Noi, come ci ricorda Hegel con la sua idea della fine della storia dell'arte, come ci ricordano molti altri pensatori contemporanei, siamo un po' vittima dell'idea che l'immagine sia legata all'arte, sia legata alla espressione individuale, sia legata alle istituzioni dell'arte, così come noi oggi in epoca post-romantica le intendiamo. In realtà nella storia delle immagini, le immagini hanno svolto dei ruoli molto differenti, accomunati in ogni caso da un aspetto costante. Le immagini sono sempre state strumenti. A dispetto della loro fissazione su supporti, le immagini sono sempre state al servizio di pratiche, di dinamiche, e dunque sono state intrinsecamente fluide, intrinsecamente mobili, ben più omeodinamiche che omeostatiche. In quanto tali, dunque, le immagini sono state e hanno costituito degli strumenti di azioni, di pratiche, a partire dai dipinti sulle grotte, che erano al servizio, come sappiamo, di rituali, e non erano opere d'arte come noi oggi le intendiamo, per arrivare anche a quelle che noi consideriamo le immagini artistiche rinascimentali, per esempio, che erano sempre legate ad un contesto pratico, di committenza, e anche a dei dispositivi di uso, compresi degli usi spirituali, compresi degli usi devozionali, ma comunque situati all'interno di cappelle, di cattedrali, con delle funzioni e anche mobilitando una disciplina dei corpi della stante specifica. La collocazione del punto di vista prospettico era sempre legata ad una precisa posizione del corpo della stante dello spettatore. Dunque dobbiamo un po' liberarci da questa idea dell'immagine in quanto opera d'arte e recuperare piuttosto l'idea dell'immagine in quanto strumento. Su questa idea dell'immagine in quanto strumento allora ritroviamo una serie di convergenze, perché una delle grandi funzioni dell'immagine è quella di permettere la progettazione, di spazializzare il lavoro delle idee e dunque di rendere possibile un viaggio prensile all'interno dei nostri mondi interiori e all'interno delle idee che stiamo sviluppando. Su questo credo che troviamo dei punti più che di contatto, direi dei punti di contagio tra l'arte, il progetto, le attività pratiche, le pratiche che vedono coinvolte le immagini. A proposito dei punti di contagio, probabilmente le innovazioni introdotte dal digitale aiutano a chiarire anche meglio l'idea da lei espressa e sulla quale vorrei ritornasse. Tra le innovazioni introdotte dal digitale, al di là della possibilità di modellare in 3D, vi è l'introduzione all'interno dell'immagine, diciamo meglio forse del modello, della temporalità, cioè la possibilità di interagire con le immagini, e inoltre vi è anche un
incremento delle dimensioni informative dell'immagine stessa. Le immagini non sono più figure, ma sono dei veri e propri database informativi. È possibile interrogare il modello tirando fuori dei parametri che sono anche parametri relativi a proprietà fisiche, proprietà nascoste, che però sono agganciate direttamente alla configurazione dell'immagine. Allora, questo sincretismo progressivo dell'immagine, che tende ad accorpare in sé molteplici dimensioni informative, da un lato, nella sua opinione, rende necessaria forse una maggiore attenzione ad una semiotica dell'immagine digitale che si affianca ad una semiotica dell'immagine tradizionale, e d'altra parte però quali sono i rischi di questo progressivo sincretismo. In altri termini, rischiamo forse di creare dei duplicati della realtà probabilmente inutili, avendo così quasi un effetto mappa dei cartografi di Borges abitata da Michel Foucault come il paradigma proprio della negazione di tutte le rappresentazioni. È una domanda stratificata e quindi distinguerei almeno due piani. Un primo piano riguarda non una semiotica, ma se vogliamo una ontologia e anche un'etica dell'immagine, quindi viene prima di un'epistemologia dell'immagine in un certo senso. E certamente sotto questo aspetto l'immagine digitale pone dei problemi molto interessanti. A mio avviso, cercando di andare al nocciolo delle questioni, a mio avviso il principale elemento di novità portato nella riflessione sull'immagine contemporanea di alcuni pensatori, penso di nuovo a Didier Huberman, ma anche a un giovane filosofo americano molto interessante che si chiama Mark Hansen, e direi sulla scia della ripresa del pensiero fenomenologico sull'immagine, il principale elemento risultante mi sembra l'idea, cui accennavo anche prima, di un'immagine in quanto superficie mobile, o meglio ancora in quanto oggetto mobile, in quanto oggetto in costante trasformazione, non un oggetto fisso ma un oggetto costantemente disponibile alla interazione con il soggetto. Questo crea immediatamente, e questo è meno evidente nel pensiero contemporaneo, un problema di etica, e questa etica dell'immagine è legata alla sua appartenenza. Io non credo che sia così cruciale distinguere tra realtà, immagine. I soggetti si muovono molto bene nel distinguere i diversi piani ontologici. Invece è molto importante sviluppare, io credo, una cultura della appartenenza delle immagini. A chi appartengono le immagini? Chi le ha costruite? Chi ne ha la responsabilità? Questo è un punto che per esempio Didier Huberman sviluppa a proposito di alcune immagini dell'Olocausto, sottolineando come guardare certe immagini vuol dire farsene in qualche modo proprietario e dunque acquisire una responsabilità rispetto a quelle immagini e all'atto della loro visione. Dunque non è tanto una sovrapposizione borghesiana di mappe che mi preoccupa, ma quanto piuttosto, diciamo, la tendenza o la deriva a considerare le immagini come immagini di nessuno. Le immagini sono sempre di qualcuno ed è giusto che lo siano, è opportuno che le siano, e l'atto dello sguardo è anche un atto di appropriazione delle immagini con tutte le conseguenze che ciò comporta. Invece, passando all'altro piano della sua domanda, cioè quello diciamo più legato all'epistemologia dell'immagine, io penso che la semiotica, sulla scia di queste considerazioni, abbia un grande campo di interessi che si apre ancora oggi sull'immagine, e questo campo di interessi è legato al tipo di esperienza che l'immagine permette di fare. Da un po' di tempo sottolineo come la semiotica dovrebbe liberarsi dalla ossessione del discorso, del testo come suo oggetto chiave, e assumere come oggetto chiave invece l'esperienza. Le esperienze in particolare che vengono progettate, vengono disegnate, ma vengono anche rese permesse dalle immagini. Le immagini ci rendono possibili delle esperienze che noi non potremo fare solo con le parole, non potremmo fare solo con altri tipi di produzione. La
semiotica, la migliore semiotica dell'immagine, a mio avviso, è una semiotica dell'esperienza iconica, dell'esperienza delle esperienze che le immagini permettono di fare e permettono di svolgere. Un'altra domanda riguarda invece un punto in particolare. Nel sottolineare il materialismo visivo, tra virgolette, dominante nei nostri tempi, Stefano Zecchi ha titolato qualche tempo fa un suo saggio "L'uomo è ciò che guarda". Ora, trasferendo le considerazioni al mondo della tecnica, che profilo di tecnico possiamo attenderci in quanto utente dell'immagine nel prossimo futuro? Questa è una domanda molto interessante, perché potremmo in realtà parafrasare Zecchi dicendo che l'uomo è ciò che fa guardare oggi sempre di più. L'uomo è ciò che fa guardare, non è solo ciò che guarda, ma è ciò che fa guardare anche a se stesso, attenzione, ma anche ciò che fa guardare agli altri, perché la competenza tecnica di produzione dell'immagine a certi livelli è diventata molto diffusa. Il discorso che facevo prima sull'appartenenza si lega a questa produzione, diciamo, come si dice, di prosumer, a queste produzioni grassroots di materiali iconici, di immagini statiche, audiovisive, eccetera. Sotto questo aspetto il tipo di competenza tecnica, dunque, sta diventando non più una competenza nettamente distinta tra, diciamo così, iperalfabetizzati e analfabetizzati. Tra le due aree c'è una zona grigia amplissima, che non è più neanche grigia, è una zona, direi, abbastanza trasparente, in cui ciascuno di noi, o soprattutto ciascuno dei cosiddetti nativi digitali, sono in grado di produrre immagini, anche qualche volta di alta qualità, e di diffonderle, e di farle conoscere agli altri. In un recente festival di fumetto è stato realizzato il primo concorso di filmati realizzati da utenti non professionisti dedicati a supereroi del fumetto, che ha dato dei risultati straordinari. Ci sono dei filmati di altissima qualità, ma d'altra parte costantemente vediamo in rete la diffusione di filmati di buona qualità, di alta qualità. Così come vediamo anche una competenza tecnica differenziata nell'uso, per esempio, di camere più sviluppate, o di camere amatoriali, o addirittura del telefonino, del videofonino come strumento di produzione di immagini. Dunque un campo vastissimo che limita la distinzione, o ridefinisce la distinzione tra il professionista e il non professionista, e che certamente ridistribuisce i campi delle responsabilità, come ho detto prima, e direi ridistribuisce anche, cosa più interessante, ridistribuisce i campi dell'innovazione. Dell'innovazione abbiamo parlato poco in questa intervista e mi dispiace, però indubbiamente il tema dell'innovazione, il tema della ideazione è centrale quando parliamo dell'immagine, quando abbiamo parlato dell'immagine in quanto strumento, perché effettivamente l'immagine è uno strumento di innovazione, cioè l'immagine permette di scoprire nuovi mondi, di scoprire nuove vie, di individuare nuovi passaggi. Dunque, sotto questo aspetto, i processi di innovazione si stanno sempre di più disseminando, si stanno facendo sempre di più cooperativi e soprattutto sono sempre più inafferrabili. Le istituzioni, compresa quella universitaria, comprese le istituzioni produttive classiche come quelle del cinema mainstream, non sono più in grado di bloccare, di monopolizzare il campo dell'invenzione. Vorrei chiudere richiamando un pensiero di Heidegger sul tema della tecnica. Heidegger assegna un potere veritativo alla tecnica, nel senso che la tecnica ha il potere di disvelare, rendere presente, portare alla luce forme, soluzioni, problemi e operazioni. Considerando però che la maggior parte degli artefatti della tecnica e anche dei procedimenti sono prefigurati ancor prima attraverso l'immagine, quindi l'immagine diviene rivelatrice del dispositivo rivelante della tecnica. Questa considerazione può indurci a trarre qualche conclusione per questa nostra breve conversazione in merito al ruolo che l'immagine svolge come strumento conoscitivo e predittivo nell'ambito della tecnica. Io distinguerei due aspetti di questa domanda, un aspetto, diciamo, più cognitivo e uno più emozionale. Sul piano cognitivo l'immagine
è lo strumento attraverso cui la tecnica si fa invenzione, potremmo dire, a mio avviso. Cioè l'immagine è lo strumento che permette di introdurre all'interno del pensiero e del lavoro tecnico aspetti innovativi, aspetti di reale, profonda trasformazione. E sotto questo aspetto si potrebbe oggi rileggere il fenomeno della disseminazione dei processi inventivi, che non sono più soltanto appannaggio delle grandi istituzioni che detengono la tecnica. Nel momento in cui la tecnica diventa una tecnica leggera, diventa una tecnica pervasiva, ecco che il comune utente può diventare prosumer, il comune utente può produrre a sua volta, può appropriarsi dello strumento tecnico per farne uno strumento di invenzione, e dunque si torna all'idea che l'immagine cerca, cioè chiede nuovi produttori, ma anche nuovi centri di responsabilità, anche sotto l'aspetto inventivo. Invece, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo così, affettivo o emotivo, che pure c'è nel discorso di Heidegger, io ho l'idea che quando Heidegger fa quelle affermazioni, le fa in un preciso momento storico. Le fa in un momento storico in cui, lo dico in maniera un pochino veloce, l'immagine, e in particolare l'immagine mediale, era l'interfaccia necessaria tra il soggetto e la tecnica. La tecnica appariva come una serie di apparati altri, una serie di apparati profondamente artificiali, era l'artificiale. L'impatto dell'artificiale con il mondo biologico e naturale dell'organismo umano avveniva attraverso una sorta di ambiente di compensazione che era l'immagine mediale. L'immagine mediale attutiva lo shock, lo stos, l'urto della tecnica sull'organismo umano e permetteva una gestione della relazione con l'artificiale. Oggi io credo che questo dispositivo emotivo non funzioni più, perché la disseminazione della tecnica è divenuta così capillare che l'immagine mediale rappresenta la naturalizzazione della tecnica e non l'impatto tra l'artificiale e il naturale. Oggi le immagini mediali e gli stessi dispositivi mediali, sempre più sottili, sempre più portatili, sempre più invisibili, che ci circondano, questa rete di display e sensori, sensori e display, che avvolge tutta la nostra vita in maniera tendenzialmente invisibile, in maniera tendenzialmente non percepibile, sta lì a dire esattamente questo. L'immagine oggi sta naturalizzando l'artificiale della tecnologia e lo sta presentando come un ibrido di nuova concezione, che non è più pienamente natura, non è più propriamente tecnologia, ma è un punto di incontro che alla fine ci permette di superare l'opposizione di queste due categorie. Allora, professore, la ringrazio, grazie per la disponibilità, per aver partecipato a questa intervista e soprattutto per gli stimoli e gli spunti offerti nel corso delle risposte. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.